Ciao amici e benvenuto a questo nuovo video, sempre per quanto riguarda il manuale di uso e manutenzione. Oggi continueremo il nostro discorso per quanto riguarda il funzionamento della radio. E se la cosa vi interessa, ci vediamo dopo la sigla. Eccoci ritornati di nuovo qui dopo la sigla e se siete arrivati qui è perché evidentemente questo video suscita un vostro interesse. Se così è, vi chiederei cortesemente di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. A voi non costa nulla, ma a me aiuterete a far crescere questo mio progetto. Come fare? Semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qui sotto, la parola in rosso. Bene, detto ciò, vi ricordo che la volta scorsa avevamo parlato della prima parte dell'utilizzo della radio. Oggi continuiamo con le varie funzioni di sintonizzazione dei vari canali e quali sono le funzioni di alcuni tasti particolari. Bene, andiamo a vedere direttamente sulla pulsantiera. Se noi vogliamo spostare le bande di frequenza, quindi le bande in FM con le bande EM, noi interagiamo con 3 pulsanti in totale, che sono questi qua, vi faccio vedere. Allora, abbiamo il pulsante U, che sono tutte le bande in FM, e il pulsante LOM, che sono, diciamo, le frequenze, le alte frequenze in AM, e sono, diciamo, frequenze che noi difficilmente prendiamo qui in Italia. Qui in Italia per lo più ragioniamo sulle frequenze in FM. Il pulsante U noi abbiamo diciamo in un totale di 6 canali che noi possiamo registrare, e infatti pigiando U sul display, vi faccio vedere, appare U1 o U2, mentre negli altri modelli, quindi senza airbag o comunque senza, diciamo, il navigatore, abbiamo i tasti FM1 e FM2. Allora, vi faccio vedere nel momento in cui io pigio U appare. Allora, in questo momento, vediamo se si vede dal display, abbiamo U1, che sono, diciamo, il primo gruppo di 6 canali appartenenti al pulsante. Se noi lo pigiamo una volta, lo pigiamo una seconda volta, eccolo lì, U2, che sono, diciamo, l'altro gruppo di 6 canali inerenti al pulsante U2. Per cambiare i canali, quindi sintonizzarsi su un determinato canale, basta agire su questa leva, eccola qua, Tune Disk, su o giù. Adesso vi faccio vedere, accendo la moto, quindi sentite in questo momento, abbasso un po' il volume, di mia volontà ho tolto un po' di canali, così lavoriamo un pochettino assieme. Allora, se io faccio soltanto una discesa, diciamo, o una salita semplice, sentite soltanto il beep, faccio sentire. Se faccio soltanto una volta, diciamo, la frequenza si sposta di pochi hertz, se ricordo bene soltanto 50 Hz, 50 Hz per quanto riguarda le frequenze in FM e 1 Hz per quanto riguarda le frequenze in AM. Allora, andiamo a cercarci adesso una stazione radio. Dicevo, se lo abbassiamo, alziamo soltanto una volta, quindi soltanto un beep, si sposta soltanto di quei pochi hertz. Se invece lo tengo premuto, quindi sono 2 beep, diciamo in automatico si va a cercare la stazione che ha la frequenza più forte in questo momento. Allora, per un discorso di copyright metto la radio bassa perché altrimenti mi viene bloccato il video. Allora, abbasso completamente, quindi se io abbasso o alzo, mi vado a cercare la stazione. Allora, in questo momento non trova nulla, se non trova nulla ripeto l'operazione. Ok, ha trovato una stazione e sul display appare, vedete, allora c'è il sole, ecco, appare
la scritta stereo perché evidentemente la radio trasmette in stereo. Quindi voglio cercare un'altra radio, di nuovo faccio la stessa operazione e mi va a cercare, eccolo qua, e mi appare stereo e poi anche la scritta a radio 2, non più il numero della frequenza, perché evidentemente Radio 2 trasmette in RDS. L'RDS è quella funzione che permette alle radio di dare informazioni agli utenti che ascoltano la radio. Come vi dicevo prima, è possibile memorizzare fino a 12 canali in FM col tasto U e 6 canali sul tasto L e su altri 6 sul tasto M, che sono comunque delle bande frequenze completamente diverse dal nostro utilizzo qui in Italia. Andiamo a vedere come si fa. Allora, innanzitutto noi andiamo a selezionare la stazione che ci interessa. Allora io alzo il volume, quindi tolgo il mute. Allora abbiamo qui una stazione, non mi interessa, ne voglio cercare un'altra. Vado col tasto Tune a cercarmi la stazione che mi interessa. Allora, qui in questo caso appare, vedete, number one come stazione e io per andare a diciamo, memorizzarla, faccio finta che la voglio memorizzare sul tasto 6, pigio e aspetto il secondo bip. Mi vado a cercare un'altra frequenza, allora ripremo di nuovo il tastino, ok? Poi il tastino, il sistema va a ricercare, vi faccio vedere cosa succede. Allora, vedete, eccolo qua, cerca, quando trova la stazione che è abbastanza forte si ferma, ricerca, vediamo se vi faccio vedere, qua non c'è una stazione, qua ancora non c'è, io purtroppo mi trovo in una zona Radio Z, boh, vado a memorizzarmelo, in questo caso sul tasto 5. Ricordiamoci che in questo momento io mi trovo sul gruppo dei canali, diciamo, del tasto U2. Voglio memorizzarmeli sui tasti U1, vado a pigiare ok sull'1, ho già Radio 2 qua memorizzata, me la vado a memorizzare sul numero 2, secondo bip, e appare qui, guardate, appare 2, significa che si trova sul canale 2, quindi molto comodo per quanto riguarda la ricerca dei canali. Quindi in qualsiasi momento io voglio cercarmi la radio, vado lo faccio una simulazione, allora vado sul 4, 4 io se ricordo bene avevo memorizzato nulla, quindi non c'è nulla, sì sono 104 MHz, non c'è nulla, allora io vado a cercarmi, mi interessava la radio 2, l'avevo già pre-memorizzata, vado sul 2, eccola qui, radio 2 e ce l'ho, molto comodo sotto questo punto di vista per cercarmi le stazioni quando io sono in viaggio. Ovviamente cosa succede? Nel momento in cui c'è un abbassamento della batteria o comunque viene staccata completamente, tutto ciò che abbiamo memorizzato si cancella, quindi dobbiamo rifare tutto da capo. Allora, parliamo adesso della selezione automatica. Se state viaggiando lontani da casa e non potete più ricevere le stazioni preselezionate, potete fare uso della caratteristica di selezione automatica per trovare stazioni che si trovano nel posto in cui voi vi trovate. Per attivare questa funzione di selezione automatica, premete il pulsante A.sell, che è questo qua, vi faccio vedere. Allora, eccolo qui, A.sell, lo andate a pigiare, ecco qua, e sul display appare, vi faccio vedere, la scritta A.sell. Quindi cosa succede? Che in automatico il sistema comincia a ricercare le stazioni che sono nella vostra zona. Vengono percorse automaticamente tutte e due le bande, quindi sia FM che, che AM.
Dopodiché, guarda, in questo momento purtroppo mi trovo in una zona che non prende bene, quindi il sistema mi va a inserire, vedete, 0 Hz. Ma se mi trovassi in una zona dove ci sono delle stazioni che trasmettono con una buona potenza, in automatico il sistema mi va a riconoscere quelle stazioni radio, ed è veramente una grossa comodità per chi viaggia, perché non dobbiamo stare lì ogni volta a cercarci la stazione radio. Una funzione che noi possiamo attivare è questa qui, allora AF, praticamente ci permette di mantenere la stazione radio durante il nostro viaggio, perché se la va a ricercare in automatico. Questo ovviamente se la stazione radio trasmette in RDS, che è quel sistema che permette a tutte le radio di trasmettere le informazioni agli utenti. Infatti in questo momento vedete che c'è Radio 2, quindi Radio 2 trasmette in RDS, quindi nel momento in cui io viaggio in automatico il sistema mi va a riconoscere quella radio e me la va a ricercare. Ovviamente sul display vedete c'è la scritta AF che appare e noi possiamo viaggiare tranquilli perché quell'informazione o meglio quella stazione radio ce l'avremo per tutto il percorso. Una bella funzione è il tasto TA che ci dà le informazioni per quanto riguarda il traffico. Praticamente come funziona? Nel momento in cui noi stiamo viaggiando e una radio trasmette il segnale di informazione del traffico, si interrompe la trasmissione del canale radio, o meglio della stazione radio, e si collega con quella radio che sta dando le informazioni. Allora, in questo momento è attivata e sul monitor vedete c'è scritto TA e TP. Sono complementari, vi spiego qual è la differenza. Innanzitutto per attivarla, che non l'ho detto, allora si attiva alzando la levetta TA, si attiva, sentite il beep, e allora in questo momento è disattivata e il sistema sta cercando una radio che in questo momento potrebbe avere in automatico il dispositivo di trasmissione del traffico attivato. Allora, per attivarlo abbiamo detto si alza, si attiva e appare fisso la scritta TA, ecco qua attivato, TA e TP. Praticamente se è attivato TP significa che anche se a trasmettere le informazioni sul traffico non è in questo caso Radio 2 ma un'altra radio, in automatico cosa succede? Che il sistema interrompe la trasmissione di Radio 2 per trasmettere le informazioni sul traffico trasmesse anche da un'altra radio, purché questa trasmetta in RDS. Come la funzione TA, anche la funzione news, diciamo, ha la stessa, diciamo, caratteristica, ovvero se attivata ci dà la possibilità di avere le informazioni, o meglio i radiogiornali che vengono trasmessi dalla stazione radio o dalle stazioni radio che sono, diciamo, hanno la funzione RDS, che comunque ci permettono appunto di avere delle informazioni, così come dicevo prima. Per attivarla si alza la levetta, vi faccio vedere, allora si alza la levetta e si attiva. Ovviamente se si attiva appare anche la scritta news sul display, vi faccio vedere, eccola qui, alzo e appare news, ok? Così durante il viaggio, se abbiamo queste informazioni, in automatico tutto si interrompe e ci vengono comunicate. Addirittura si interrompe anche la musica che noi ascoltiamo dal CD o dai file audio che noi abbiamo, diciamo, caricato con il nostro dispositivo sulla moto. Una funzione carina che io non conoscevo è quella del PTY, che è una funzione che ci permette di sapere quale tipo di trasmissione o di musica viene trasmessa da quella determinata stazione radio. Ovviamente ribadisco che la stazione radio deve trasmettere in RDS. Questa funzione è la funzione appunto PTY, che si attiva con questo pulsante, eccolo qui, PTY. Allora, quando si attiva apparirà sul monitor un'informazione. L'informazione, adesso la faccio vedere, allora
Allora, in questo momento vedete c'è Radio 2, ok? Io schiaccio PT, mi appare Info, Easy M, che sarebbe Easy Music, quindi musica leggera sotto questo punto di vista. Ovviamente dopo 5 secondi si stacca per avere l'informazione, di nuovo pigiamo, Info, Easy Music, e abbiamo questa informazione. Allora, come tanti altri veicoli, anche la Goldwing ha la possibilità di collegare sorgenti audio esterne, quindi non soltanto diciamo, il CD che ci va a un discorso un po' più complesso per poterlo collegare alla moto, o i file audio attraverso una scheda SD, e anche lì ci va un discorso un po' più complesso, ma noi se abbiamo a casa un dispositivo esterno tipo l'iPod, o il telefonino che ha l'ingresso jack, noi possiamo con la funzione AUX, quindi ausiliare, che è questa qua, possiamo diciamo, accedere a questa fonte di musica esterna. Allora, per poterlo collegare noi dobbiamo fisicamente collegare, scusate il giro di parole, il telefonino che ha comunque l'uscita jack o l'iPod, lo possiamo collegare qua dentro. Allora, apro dentro il cassettino sulla sinistra, vedete, c'è qua un jack. Allora, questo jack non esce di serie, ma è un optional. Praticamente nel momento in cui voi acquistate la moto, io parlo del modello sempre del 2008, allora non c'è questo jack, ma viene messo in un secondo momento. Praticamente si toglie il cassettino, c'è la predisposizione interna, noi mettiamo il jack e possiamo usufruire della fonte esterna di musica. Adesso vi faccio vedere gli ultimi due tasti che diciamo, servono non precisamente per far funzionare la radio, ma sono dei tasti che si trovano praticamente nello stesso gruppo di tasti, nella stessa tastiera, che sono i tasti ICOM, ok, che altro non è che il pulsantino che ci permette di parlare con il passeggero attraverso, diciamo, il nostro cavo. Infatti abbiamo qua lo spinotto per il conduttore, per diciamo, il pilota, ecco non mi viene il nome, mentre qua abbiamo l'altro spinotto per il passeggero, e con questo tasto andiamo a comunicare, nel senso che se noi non vogliamo far passare la musica o quantomeno non vuole il passeggero che ascolta la musica, questo lo pigiamo e il passeggero non ascolta più niente. Così quando noi abbiamo il telefonino, se non vogliamo che la persona dietro ascolti, pigiamo quello e non ascolta più niente nessuno. L'altro tasto è questo qua, tasto del navigatore, ci permette di passare diciamo, la voce guida del navigatore o sulle cuffie, quindi sul casco, oppure sugli altoparlanti. Proprio, sugli altoparlanti. Siamo ritornati di nuovo qua, abbiamo parlato dell'ultima parte della spiegazione per quanto riguarda il funzionamento della radio. Spero di essere stato esaustivo, chiaro. Io cerco di usare un linguaggio mio, un linguaggio semplice, anche perché io non sono tanto eclettico da poter parlare e spiegare bene. Io vi racconto la mia esperienza con la radio, ovviamente seguendo il manuale di uso e manutenzione. Comunque se questo video vi è piaciuto mettete un like, che è il pollicione qua sotto che vedete, e se, ripeto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Detto ciò ragazzi, io e la buona Stella vi salutiamo con la frase di Nico Cereghini che io amo tantissimo, ovvero casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi, al prossimo video.